Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Partiamo subito con una piccola informazione che riguarda proprio le ricariche dell'assegno di inclusione. Poi parliamo di tutto il resto. Sapete che sono partite le ricariche di ADI e fino lì non c'è niente di che. E tra l'altro andranno avanti anche poi nei prossimi giorni, ecco. E volevo dirvi questo, a partire dalle domande che sono state presentate a partire da febbraio, i pagamenti all'esito positivo dell'istruttoria, attenzione, all'esito positivo dell'istruttoria, verranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il PAD, e che comunque, visto che me lo state chiedendo in tanti, a partire da marzo viene preso a riferimento l'ISEE 2024. Quindi se non avete ancora fatto la dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, ricordatevi che dovete presentarla in tempo utile per l'elaborazione della mensilità a rinnovo. Altrimenti cosa succede? Che la domanda di ADI viene messa in uno stato che loro chiamano sospesa, in attesa proprio dell'ISEE 2024. Quindi se per caso c'è qualcuno che si è ritrovato con la domanda sospesa, uno dei motivi potrebbe essere proprio il mancato rinnovo dell'ISEE. E tra l'altro, se volete maggiori informazioni per quanto riguarda la vostra pratica ADI, sempre che ovviamente riuscite ad accedere a internet, perché non è che tutti riescono ad accedere a internet, sono anche persone che si devono affidare a un CAF, un patronato, un professionista. Comunque, mettiamo il caso che si riesca ad accedere ad internet, tramite il sito internet dell'INPS è possibile vedere il dettaglio delle causali delle domande respinte e tra l'altro per le quali il richiedente potrà poi presentare un'eventuale istanza di riesame alla sede dell'INPS di competenza, ovviamente presentare istanza alla sede, cioè dal paese vicino al paese dove abitate in pratica. E questo messaggio, che risale a febbraio 2024, cioè quindi di 3 mesi fa, diceva che c'è tempo entro 30 giorni dalla data in cui la persona ha ricevuto la comunicazione dell'esito di presentare appunto ricorso o ricorso giudiziario, cioè non ricorso, presentare istanza di riesame oppure ricorso giudiziario, ecco. Quindi ripeto, potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS di competenza entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito. E tra l'altro l'INPS dice che le domande ADI che sono poste in evidenza alla sede per omissione o difformità della DSU, le persone riceveranno un SMS o un'email con appunto una notifica. Parentesi, fate solo attenzione che pare che stanno girando degli SMS farlocchi che vi dicono di collegarvi a internet, cioè cliccandoli si va su un sito internet che sembra fatto uguale identico a quello dell'INPS, ma in realtà non lo è. Serve solo per un solito sistema per fregare un po' i dati, quindi mi raccomando, come sempre, non cliccate mai su dei collegamenti che ricevete via email o su SMS, a meno che non siete proprio al 100% sicuri. Se avete dubbi eventualmente e non sapete come fare, chiedete assistenza a personale qualificato. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Per mantenere i benefici della definizione agevolata, quella che viene chiamata rottamazione quater, è necessario effettuare il versamento della quarta rata entro il 31 di maggio. Infatti la norma, cioè la regola, prevede comunque una tolleranza di 5 giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 5 di giugno. Quindi mi raccomando, come dico sempre, prendete il calendario, lo so che ce l'avete, se non ce l'avete
vi consiglio di farvelo, attaccatelo alla cucina, al portello della cucina e segnatevi questa data, mercoledì 5 di giugno, non facciamoci scadere questa data. Poi, sempre lo stesso comunicato ci dice che le restanti rate del 2024 andranno pagate entro il 31 di luglio e il 30 di novembre, oppure, come dicono, secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella comunicazione delle somme dovute. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo da poco, recentemente, ha disposto la riapertura del sito internet per la presentazione delle richieste di agevolazione rivolte a sostenere la partecipazione degli studenti delle scuole statali e secondarie e di secondo grado ai viaggi di istruzione e visite didattiche per l'anno scolastico 2023-2024. Quindi in pratica stiamo parlando del nuovo bonus gite scolastiche del valore di 150 euro e la domanda si può inviare già a partire dal 27 di marzo, quindi già da un po' che gira. Ma mi raccomando, segnatevi come sempre, come vi ho detto anche prima, prendete il calendario, segnatevi questa scadenza, che è quella del 31 di maggio alle ore 17. Quindi fino al 31 di maggio alle ore 17 c'è tempo per richiedere questo bonus. Possono richiederlo tutte le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro e attenzione, in base all'ordine cronologico delle richieste, quindi della serie chi prima arriva meglio alloggia. Questo bonus, come vi ho detto, vale 150 euro ed è per ciascun studente, quindi questo vuol dire che i nuclei familiari con più figli, con più studenti, ecco, possono inviare una domanda per ciascuno di loro. Per inviare la domanda basta andare sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, famiglie e studenti, all'indirizzo che si chiama unica.istruzione.gov.it. Ripeto, unica.istruzione.gov.it. Vi collegate. Io ci sono entrato, l'ho visto, è facilissimo, c'è proprio lì davanti scritto grosso come una casa, bonus studenti, gite scolastiche, e ovviamente si entra con lo SPID, carta d'identità elettronica o CNS. Poi, come vi ho detto, se volete maggiori informazioni basta visitare il sito internet del Ministero dell'Istruzione e eventualmente poi, se mi ricordo, vi lascio anche il collegamento qui sotto, così fate prima e non dovete stare lì troppo a cercarlo, se mi ricordo, se no comunque rimane valido quello che vi ho detto. Prima di concludere, la pillola del giorno. Ricordatevi le dirette live del giovedì sera alle 21:30 qui sul mio canale di YouTube. Quindi tutti i giovedì sera, 21:30, mio canale di YouTube, ci vediamo per le dirette live. In più, da oggi, da adesso in avanti, c'è la possibilità di diventare anche super iscritto al mio canale di YouTube. E voi dite, chi è un super iscritto al canale? Un super iscritto è una persona che ha la possibilità intanto di vedere molti più video, primo, quindi si vedono più video rispetto a quelli che vengono pubblicati normalmente sul canale, primo. Secondo, li possono vedere in anteprima. Terzo, ma non per meno importanza, c'è l'accesso alle dirette live che hanno una priorità dei commenti. Quindi c'è la possibilità di fare domande prioritarie rispetto agli altri e tra l'altro io appunto le vedo di più perché il super iscritto quando commenta cambia colore, quindi praticamente nella chat il super iscritto ha un colore completamente diverso. Per maggiori informazioni su come diventare super iscritto al mio canale basta che vi collegate qui sotto nella info box, aprite la info box, primo collegamento, vi viene spiegato come funziona. Se non sapete andare nella info box è facilissimo, basta andare semplicemente nella home page del mio canale di YouTube, sotto il mio nome c'è un collegamento, ecco voi cliccate su quel collegamento lì e c'è la possibilità di diventare super iscritto, oltre ad altre agevolazioni tipo la possibilità di parlarmi
telefonicamente, quindi molte persone mi chiedono come faccio io a parlarti personalmente, ho bisogno di parlarti, ho bisogno di chiederti delle cose. Bene, tramite quel collegamento c'è anche la possibilità di chiamarmi telefonicamente e poi la chat di Telegram e tante altre cose. Quindi vi conviene andare nella home page del mio canale. Primo collegamento, trovate tutto quello che vi serve. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!